Eh sì, praticamente in Patagonia, sotto le montagne più belle del mondo, Cerro Alcune Torre, delle più belle del mondo. sì, tra il Cerro Torre e il Fitzroy, Fitzroy, eh, dopo 3 settimane, perché il nostro viaggio era durato, mi sembra, 22 giorni, 22 sì. giorni più o meno, ci siamo resi conto che in realtà, nonostante avessimo davanti veramente dei posti più belli al mondo, ci mancava un sacco nelle nostre montagne, il nostro territorio Cuneo. e Cuneo. E allora questa cosa ci ha fatto pensare molto, ci ha fatto ragionare sul fatto che continuiamo a promuovere, eh, grazie al nostro lavoro, continuiamo a promuovere zone molto belle, ma al di fuori appunto del nostro territorio ci dispiaceva di essere pagati sempre all'estero e non poter lavorare qua, non fare nulla per il nostro territorio. Cioè, ci dispiaceva Ci promuovere l'estero e non casa. Esatto, ci dispiaceva, nonostante noi siamo amanti dei viaggi, ci piace tantissimo. Poi vabbè, questo tra l'altro è successo tutto prima della pandemia, qui si parla del 2019, quindi proprio nel giro di pochi mesi è successo il tutto. E E quindi abbiamo potenziato il nostro sì, ragionamento, la nostra voglia, che era già partita da 2 anni, di cercare case in montagna. la nostra idea era quella di cercare la casa in montagna, ma non vivere proprio da eremiti senza vedere nessuno. A me eh, sarebbe piaciuto. Sì, però il L'idea era progetto, fare recettività. esatto, il progetto era quello di noi abbiamo girato, adesso ci piacerebbe ospitare anche un po', tra virgolette, il mondo a casa nostra, quindi conoscere e ci piaceva l'idea di portare esperienze a casa nostra con gente che non conoscevamo, poteva raccontarci della propria vita Sì, e e al tempo stesso promuovere la nostra provincia. esatto, Finiamo a New York per il New York Times Travel Show, gennaio 2020, gennaio 2020. sempre prima della pandemia. Esatto, e periodo in cui è morto Kobe Bryant. Cosa succede? Uffici turistici, c'era un evento con centinaia e centinaia di uffici turistici di tutto il mondo, responsabile marketing e comunicazione di Thailandia, Filippine. Gli facciamo vedere un po' di nostri scatti. Tra tutti gli scatti che presenti si sofferma su una foto e dice: Oh mio Dio, ma dove siete qui? In Canada? E ha detto: No, Italia. Italia, no, non è possibile. E ho detto: Sì, sì, Italia, Cuneo, Vallestura, Laghi di Roborant. And where is this place? Allora, gli abbiamo provato a spiegare, lei fa: segnatemelo perché mi interessa veramente tanto, perché non pensavo ci fossero dei posti così. Ci dà la sua agenda privata, le scriviamo Laghi di Roborant, Vallestura, Cuneo sulla sua agenda e lì proprio la testa è partita. Ho detto: No, raga, cioè, basta, dobbiamo trovare una soluzione. Torniamo in Italia, andiamo ancora a fare un lavoro in Val di Fassa per l'ufficio turistico, chiusura totale. 2 mesi chiusi in un appartamento di 60 metri quadrati, da dove veramente è nato il canale, poi, Sì, con i video esatto. di ricette. Sì, quindi se vi capita andate a vedere questi video. Eravamo nell'alloggio di Trinità, eravamo più giovani. Sì, però anche uno dei periodi più belli della nostra vita, Sì, perché ci siamo divertiti tantissimo in casa. nonostante 90 metri quadri, Sì, neanche con un 90. balconcino piccolissimo, abbiamo trovato, non lo so, riuscivamo a far Abbiamo passare il tempo tra yoga, studio, abbiamo studiato un sacco, Ci letto un svegliamo alle 4 del sacco. mattino a vedere l'alba, le stelle, i tramonti sul Sì, sì, Monviso. ho iniziato a studiare un po' le stelle, bello, bello, è stato E bello. lì, non appena hanno detto ok, via libera, si può ricominciare a uscire, noi abbiamo già visto un po' di case, io avevo la consapevolezza con i vari mantra che sto facendo, tuttora ne ho alcuni in corso. Gli ho detto a lei, era maggio, gli ho detto: Romina, tu non ci crederai, ma noi a novembre 2020 saremo a vivere in montagna. E lei ti ricorda che mi ha guardato e mi ha detto: Ma che sta di questo? No, non proprio così. No, però... Ma cosa zeccami in che disi? Come? Piemontese. Ma Come? zeccami in che disi, in Voilà. piemontese. Che sta di più romano, giusto? Che stai a fa? Ma che sta a fa? Ma che Che sta a sta di? dire? Sì. No, invece in piemontese è... Ma cosa disi? Cosa Cosa disi? disi? Vabbè. Vabbè. Vabbè, lasciamo perdere. E in realtà io ero già convinto, sicuro con il mio lavoro mentale, che avremmo trovato la casa e ne abbiamo viste alcune, ci piacevano, ma poi non potevamo permetterci economicamente. Finché l'11 settembre Eventi? 2020 i miei ci mandano l'annuncio di questa casa qua che noi avevamo già visto anni prima, però era troppo fuori budget. Arriviamo a Vigna, che praticamente è qua sotto, e ci perdiamo perché non troviamo la casa. Allora, nella nostra idea c'è stata, cioè, il pensiero è stato: se l'agenzia immobiliare vuole veramente vendere, a qualsiasi ora risponde. In realtà ha risposto al telefono
E ci ha detto: guardate che io vi dico come raggiungere la casa, ci ho portato tante persone, ma si spaventano per il posto, per la solitudine, eccetera, eccetera. Vedete voi. Giro di 20 minuti, corriamo su, vediamo arriviamo qui, tramonto sul Margaris. Romina si gira e mi fa: è lei. Faccio: cosa? Top. Sì, sì, è lei. Faccio: ah, ok, allora torniamo giù, chiamiamo l'agenzia, mi fa: ditemi, avete bisogno di informazioni? No, no, noi vogliamo visionarla, fissi l'appuntamento lunedì, che noi siamo interessati. Ma come fate a essere? Faccio: noi siamo già andati su, signora. E abbiamo già fatto tutto. E E, comunque, per farla breve, dopo una settimana avevamo firmato il compromesso, sì, però c'era un problema. dovevamo trovare appunto la banca per avere il mutuo. Al 100%. Abbiamo appunto fatto fare un paio di preventivi a 2 o 3 banche diverse finché abbiamo il preventivo che diciamo ci piace di più, comunque la banca che ci trattava meglio. Che ci E, dava la garanzia di 100% di mutuo. esatto, e così poi a novembre, Il 14 novembre. esatto, eravamo a vivere qua perché era proprio la prima sera che siamo venuti a vivere qua. Quello che poi è successo di tutto e di più. Magari adesso in alto a destra spunterà il link diretto per vedere un anno di vita in montagna, perché a ora non ci sembra possibile aver realizzato tutto questo, Esatto, ci siamo in un di avercela anno, fatta in parte da soli, ma la nostra fortuna è stata conoscere tante persone: tanti sono Andreino, venuti a aiutarci. Piero, Ale, Christian, tutti, Max, i miei genitori, i tuoi, che ci hanno permesso di, di essere in questo momento aperti col B&B Sì, e di poter continuare il nostro percorso, sì, che è tutto rivolto alla realizzazione dei propri sogni. sì. Infatti è bellissimo chiacchierare con molti di voi. Molti ora sanno già la nostra storia senza questo video qua, perché la raccontiamo, perché tanta gente è curiosa di sapere come mai. Ed è la cosa, forse la notizia che ha fatto più effetto, per cui è venuta qua a Mediaset, il Corriere della Sera, dove viaggi, è: a 30 anni potevate girare il mondo pagati perché avete scelto di isolarvi, perché non volevamo, questa è la mia visione, poi di la tua, così Mhm. poi finiamo. Perché io non volevo arrivare a 50 anni con il rimorso di non aver provato, di non aver dato qualcosa per far conoscere la Valle Pesio, ma soprattutto Cuneo. E perché nel frattempo avevamo anche studiato un attimo di prenderci un furgone, come fanno tante coppie, e girare. Ma poi era sempre lì, andare a promuovere gli altri senza fare qualcosa per la propria terra, e arrivare a 50-60 anni e dire: è bello, quando avevi la possibilità, tanto, dal mio punto di vista, fallire lo possono fare tutti, rinascere ancora di più. Per cui se va male, almeno ci ho provato e non ho rimorso. E quindi questa è stata la scelta che ci ha detto: ok, a 32 anni, sapete cosa dico? Io non giro più il mondo, ma provo a promuovere un territorio che mi ha fatto battere fatto il cuore la prima volta. Beh, in giro più il mondo, poi c'è sempre tempo, anzi, ci piacerebbe, visto che siete praticamente la maggior parte degli ospiti, appunto, è gente italiana che viene a dormire qua da noi, e ognuno ci porta sempre qualcosa proprio ci racconta qualcosa della sua terra, dal cibo, ci raccontano quello che si può vedere. A me incuriosisce sempre di più l'Italia, quello che prima forse prendevamo meno in considerazione perché ci sembrava siamo giovani, andiamo lontano, che in realtà quando venite qui da noi ci parlate di quello che avete sotto casa, dietro casa, le montagne, il mare, qualsiasi cosa sta aumentando la curiosità di scoprire sempre di più l'Italia e quindi comunque, Quando avremo le ferie potremo affittare anche noi un van, perché perché Epi, trovare qualcuno che ci guardi le e bestie, però Cocci, Lola, Betty devo e Luce ce un le portiamo dietro. col rimorchio. Con i rimorchi, ci facciamo tutta la fattoria. Ma devi dare il tuo punto di vista. Il mio punto di vista era che mi incuriosiva tanto, forse l'idea della ricettività partiva più da me, forse tu volevi più una roba Io da voglio fare eremita, l'eremita. sì, perché io non ho mai lavorato e non ho mai, come si dice, vabbè, lavorato nel settore della ricettività e quindi mi piaceva l'idea di ospitare gente, ma fare una ricettività come stiamo facendo, cioè a modo nostro. A me non piaceva l'idea di avere un albergo con le chiavi e ci rivediamo poi a colazione alle 8, poi andate via, check-in, check-out. Sì, degli orari ci sono perché li diamo anche qua, perché comunque per il check-in e il check-out, per la gestione della camera dobbiamo per forza degli orari, però ci piace molto l'idea di condividere con gli ospiti le proprie cose. Noi ormai conosciamo eh,
vita, morte, miracoli di tantissime persone che sono venute a vivere qua perché Dei ci vostri parlano. figli, cugini, Sì, nipoti. nipoti, perché proprio è bello perché vi piace raccontarci quello che voi vivete. E quindi per me era la curiosità di provare a fare ricettività, quindi ospitare veramente le persone da noia, e un modo per fare convivenza, Convivialità. convivialità. Poi io lo dico sempre, chi mi ha ispirato più di tutte sono Luca e Laila. Del rifugio Gronchio Smart Sì, in Valle Varaita. sì, che è uno dei primi rifugi che siamo andati da quando Stiamo siamo assieme. assieme. Nel 2015 li abbiamo conosciuti, loro due abitano a 1800 metri di quota, raggiungibili solo a piedi. Hanno un rifugio, parte bellissimo, con 4 camere, e ora con la pandemia probabilmente qualcosa è cambiato, però lì si vive proprio il concetto di rifugio, perché nonostante appunto 4 camere, quindi ti incontri con persone che non conosci, loro fanno, questo non lo so, però una tavolata unica per cena col pentolone di pasta, Diciamo che portano la gente a vivere la montagna come dovrebbe essere vissuta, ed è quello che vorremmo fare anche noi qua, se le leggi non ci vietassero di fare tante cose, le altezze di una e, casa del 1800. e comunque è proprio il concetto di... Infatti noi con questo rifugio qua praticamente abbiamo conosciuto un sacco di persone con cui tuttora ci frequentiamo, perché si instaurano rapporti, perché tu sei seduto a tavola con persone che non conosci, devi condividere un pentolone di minestrone, è proprio bello, questa era l'idea, e grazie a loro e anche grazie a queste esperienze che abbiamo avuto da loro ci piaceva l'idea di fare una ricettività in questo modo. Anche perché diventa la nostra seconda casa. Sì, sì. E loro Esatto. due ci hanno da subito messo, io ormai sono 7 anni che li conosco, ci hanno da subito accolti nel loro modo, nel loro essere, e per noi appunto sono stati i nostri Più massimi grandi. ispiratori, Sì. e per cui ci piacerebbe fare, non dico come loro perché non possiamo essere un rifugio, ma accoppiare No. la loro ricettività. Stiamo studiando da mese un escamotage per poter dare da mangiare, per potervi far conoscere altre persone, perché secondo noi l'ascoltare al giorno d'oggi è raro, ma è educativo, importantissimo, perché ti dà da una vita che hai di fronte, che non conoscevi fino a pochi istanti prima, ti può cambiare la tua vita. Per cui secondo noi il confronto, il dialogo apre le menti e apre le persone a non odiare il prossimo, ma a amarlo sempre di più e a realizzarsi. Per cui su questo ci stiamo lavorando. Sì, però per ora ci piace anche solo condividere una tisana con gli Esatto. ospiti, e quindi comunque il concetto di convivialità è il concetto più Di importante. rifugio di montagne di una volta. Sì, Questi siamo noi, sì, due badagu per dirla in piemontese forse, ma due persone che sognano un mondo più felice e solare, con meno cattiveria, meno gelosia e invidia, sì. ma invece molti più sorrisi e abbracci. La canzone del giorno, io ce l'ho in testa, tu ce l'hai? The show must go on, perché lo spettacolo deve continuare e deve migliorare soprattutto. E noi siamo qui, se volete chiedere maggiori informazioni scriveteci un'email, quando abbiamo tempo rispondiamo a tutti, e ci piace divulgare il verbo della felicità, del sorriso, della semplicità per diventare grandi. Per cui ragazzi, se volete staccare dal mondo, vi aspettiamo. Sì. Da Tetto Cavan è tutto. A voi la linea, Viva la montagna sempre! ma soprattutto viva Cuneo! Siamo qui Ciao! per aspettare le vostre storie. Alla prossima, ciao, grazie per l'ascolto, tra Sì. l'altro. Mica pippone. Madò, poveri. Grazie mille ragazzi, una persona che merita un grosso grazie proprio dal profondo del cuore è E se Paolino. adesso siamo qua anche grazie a lui, E ci ha Paolino. aiutato un sacco, e Paolino, per chi non ha visto i video, ci saranno anche in certi video perché ci ha aiutato a fare un sacco di lavori, quindi ti mandiamo un forte abbraccio, Paolino. Grazie Paolino, grazie papà, mamma, Tony, Berni, Max, Tutti. Piero, Antonella, Ale, Tania, Cristian, Alessia e tutto lo squadrone di Cavan. Tutti. Enrica, Aurelio, Alice, Andrea. Rosy, Beppe e chi ne ha ne mette. Esatto, perché viva i Cavan e viva il buon umore. Alla prossima puntata, ciao!